Le preposizioni in italiano ti fanno venire il mal di testa? Non ti preoccupare, oggi ti aiuto io. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di uno degli argomenti più odiati da tutti gli studenti di italiano, le preposizioni. E non preoccuparti, io lo so che forse fai un po' di errori con le preposizioni, ma non è un problema. Pensa che io parlo inglese da 12 anni più o meno e faccio ancora oggi degli errori con le preposizioni. Però le persone possono capirmi comunque. Quindi non ti preoccupare, sbagliare le preposizioni non è un problema così grande. Però nel video di oggi voglio darti dei consigli utili e faremo un bel ripasso sulle preposizioni di, a, da, in, per e tra e fra. Vedremo i loro usi, quelli più importanti che devi assolutamente conoscere e ovviamente ti darò anche degli esempi pratici. Prima di iniziare però voglio dirti che se vuoi sul mio corso Italiano Vero puoi trovare delle unità sulle preposizioni che ti aiuteranno incredibilmente. Ci sono delle video lezioni ma soprattutto tanti esercizi su cui fare pratica. Quindi se sei interessato, clicca sul link qui sotto in descrizione per partecipare al mio corso. Benissimo, adesso iniziamo col video di oggi e parliamo della preposizione di. La preposizione di ha diversi usi. Il primo uso è quello di aggiungere un'informazione su un'altra parola che abbiamo nella frase. Per esempio, il libro di matematica è sul tavolo. Qui io sto aggiungendo un'informazione su libro perché sto dicendo che il libro è di matematica. Quindi sto specificando di che libro sto parlando. Aggiungo un'informazione. Oppure mi piace molto questa sciarpa di lana. In questo caso sto parlando del materiale, quindi aggiungo un'informazione alla sciarpa dicendo di che materiale è la lana. La preposizione di può essere anche usata per esprimere possesso. Per esempio, la giacca di Luca è nera. Io sto dicendo che il proprietario della giacca è Luca, la giacca di Luca. Oppure anche nelle domande, di chi è questo computer? Di chi è? Cioè chi è il proprietario di questo computer? Per finire possiamo usare di anche per esprimere provenienza, però attenzione, di solito facciamo questo con le città e il verbo essere. Non lo facciamo così spesso con i paesi. Per esempio, sono di Roma. O i miei amici sono di New York, quindi usiamo il verbo essere, la preposizione di e poi la città. Non diciamo sono di più il paese, per esempio sono di Italia, è sbagliato. E ora passiamo alla preposizione a, che ha anche molti usi in italiano. Iniziamo dal primo uso, indicare la persona a cui è rivolta l'azione. Se conosci, se hai studiato l'oggetto indiretto, sicuramente saprai che in italiano un oggetto indiretto è sempre introdotto dalla preposizione a. E a cosa serve l'oggetto indiretto? A indicare la persona a cui è rivolta l'azione. Per esempio, mando una lettera a mio padre. A mio padre è la persona a cui è rivolta l'azione, cioè mandare una lettera, la persona che riceve questa azione. E usiamo la preposizione a per indicare questo. Oppure do una mano a mia sorella. Di nuovo, mia sorella è la persona che riceve l'azione, la persona a cui è rivolta questa azione. La preposizione a ha anche diversi usi di luogo e può essere usata per esprimere nessun movimento, cioè stare fermi in un posto. Per esempio, sono a casa, cioè sono fermo a casa, non c'è un movimento. Oppure siamo a Roma per il fine settimana. Siamo a Roma per il fine settimana, cioè siamo fermi nella città, non ci muoviamo in altre città.
Però al contrario possiamo usare a anche per esprimere il movimento verso un luogo, quindi proprio l'opposto. Per esempio, andiamo a Napoli quest'estate, oppure sto andando al supermercato. Sicuramente questo è interessante perché usiamo la stessa preposizione per due usi opposti. E qui dobbiamo fare una piccola pausa, perché dobbiamo parlare della differenza tra a e in. Infatti in italiano a e in hanno praticamente lo stesso uso quando si parla di movimento verso un luogo o stare fermi in un posto. Qual è la differenza? Beh, scegliamo a e in base alla parola che abbiamo, non in base al tipo di movimento. Per esempio, a si usa generalmente con le città e alcune parole, invece in si usa di più con i paesi e altre parole. Se vuoi capire meglio la differenza tra a e in, puoi guardare un video che ho fatto su questo argomento e ti lascio il link qui sotto in descrizione. Non voglio scendere nei dettagli adesso, se no dobbiamo parlare per 2 ore. Ora ricorda che però usiamo la preposizione a anche per il tempo. Per esempio, per l'ora, ci vediamo alle 12, o anche con i mesi dell'anno. Vado in Italia a marzo. Però prima di andare avanti e capire come si usa in, ho un piccolo favore da chiederti. Ho notato che soltanto circa il 40% delle persone che guardano i miei video sono effettivamente iscritte al canale. Le altre persone guardano un video e poi vanno via senza iscriversi. Beh dai, se ti piacciono i miei video e vuoi supportare il mio lavoro qua su YouTube, non dimenticare di iscriverti e attivare la campanellina, così non ti perderai video futuri e entrerai anche tu a far parte di questa bellissima famiglia. Siamo in tantissimi adesso. Adesso andiamo avanti e capiamo come funzionano le altre preposizioni. Quindi parliamo di in. Anche la preposizione in si può usare per esprimere nessun movimento, quindi stare fermi in un posto. Per esempio, vivo in Italia, oppure sono in macchina. Però in si può usare anche per esprimere il movimento verso un luogo. Per esempio, mi trasferisco in Inghilterra, oppure vado in farmacia. Per più informazioni sulla differenza tra a e in, guarda il video che ti ho consigliato prima, ok? Però usiamo in anche con i mezzi di trasporto. Per esempio, vado a Venezia in treno, oppure sono in autobus, ok? E adesso passiamo alla preposizione da. Prima di tutto possiamo usare la preposizione da per esprimere il movimento da un luogo, però anche nel senso di provenienza. Come di, però un po' diverso. Per esempio, il treno arriva da Torino. In questo caso il movimento è da Torino a dove sono io. Quindi qui parliamo del movimento da un luogo, da Torino. Però posso anche dire la mia famiglia viene dall'Italia. In questo caso parliamo di provenienza, cioè delle origini della mia famiglia, ok? Però possiamo usare da, e fai attenzione a questo, anche per esprimere il movimento verso una persona. Infatti, quando vogliamo parlare di un movimento verso una persona o anche stare fermi, per esempio a casa di quella persona, allora usiamo la preposizione da, non a. Per esempio, vado da Luca, che significa che vado probabilmente a casa di Luca o comunque nel posto in cui si trova Luca adesso. Oppure sono da Luca, probabilmente sono a casa di Luca. E per finire, mia madre va dal dottore, nel senso che fa un movimento verso probabilmente lo studio del dottore. È chiaro? Usiamo da anche per esprimere il tempo, per parlare di un'azione che è iniziata nel passato, in un momento preciso, ma continua ancora oggi nel presente. Per esempio, vivo in Italia da 10 anni,
cioè ho iniziato a vivere in Italia 10 anni fa, però oggi, ancora adesso nel presente, continuo a vivere in Italia. Oppure studio l'italiano da 2 mesi. Ho iniziato 2 mesi fa e oggi ancora studio l'italiano. Per finire usiamo da anche per esprimere lo scopo, il fine di un oggetto. Quindi a cosa serve quell'oggetto? Per esempio, macchina da scrivere. Lo scopo, il fine, l'utilità di quell'oggetto è scrivere. Oppure un fucile da caccia, cioè quel fucile serve per cacciare. O un abito da sera, cioè un vestito che si indossa di sera. E ora passiamo a per, vediamo come si usa. Possiamo usare per quando parliamo di durata nel tempo e parliamo di una durata nel passato, nel presente o nel futuro. Per esempio, sono stato in Francia per 2 settimane. Quindi indico la durata della mia azione nel passato. Oppure vado in vacanza in Puglia per 5 giorni. Indico la durata della mia vacanza nel futuro. Possiamo usare per anche per esprimere causa, la causa di qualcosa. Per esempio, mi sento debole per il caldo. Cioè, a causa del caldo io mi sento debole. E per finire vediamo gli usi delle preposizioni tra o fra. Prima di tutto ricorda che queste preposizioni sono esattamente la stessa cosa, non c'è differenza. Chi ti dice che c'è una differenza tra di loro, che a volte usiamo tra, a volte usiamo fra, sta dicendo una bugia, non c'è differenza. Eventualmente possiamo dire che noi italiani possiamo avere una tendenza a scegliere tra o fra in base alla parola che abbiamo dopo. Se per esempio abbiamo tra 3 mesi, magari scegliamo fra per non ripetere troppe volte, quindi fra 3 mesi. Però di nuovo è una cosa che sceglie la persona che parla. Io dico sempre tra 3 mesi, non c'è differenza, quindi sono equivalenti. Scegli quella che ti piace di più, ma soprattutto quella che è più facile pronunciare per te. E quali sono gli usi di tra o fra? Beh, prima di tutto parlando del luogo per indicare che qualcosa è in mezzo tra 2 cose. Per esempio, la pizzeria è tra la banca e la biblioteca, cioè in mezzo. Possiamo usare tra o fra anche per esprimere un'alternativa. Per esempio, devi scegliere tra la pizza e il kebab. Hai queste 2 alternative. Per finire possiamo usare tra o fra anche per il tempo per indicare che un'azione avverrà in un momento preciso nel futuro a partire da ora. Per esempio, ci vediamo tra 2 giorni. Quindi se oggi è mercoledì, a partire da ora 2 giorni è venerdì. Quindi ci vediamo venerdì. Oppure tra 1 anno mi trasferisco in Polonia, quindi a partire da ora, tra 1 anno nel futuro, mi trasferisco in Polonia. Allora, che ne dici? Capisci meglio le preposizioni adesso? Beh, spero di sì. E mi raccomando, se questo video ti ha aiutato a capire meglio le preposizioni, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo è il tuo modo per ringraziarmi per il lavoro che faccio qui su YouTube. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai tutti i video futuri. Stiamo davvero crescendo tantissimo qui su YouTube. Grazie mille per tutto, io sono felicissimo. Per il video di oggi abbiamo finito e ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!